Buongiorno, benvenuti a questo settimo episodio degli Interior Design Talks. Questa volta sono da solo, non sono con i miei colleghi e parliamo di un argomento che a me piace molto, che sono i divani letto. Allora, il divano letto, va bene, non c'è bisogno di dire che cosa sia, però proprio per prepararmi a questa chiacchierata sono andato a vedere chi ha inventato il divano letto e non lo sapevo, pur vendendolo da tanti anni. È stato un italo-americano, o meglio un siciliano emigrato a New York, che dopo la crisi del 29 ha visto che la gente cercava appartamenti sempre più piccoli e allora si è inventato questo divano letto, tale Bernard Castro. Diciamo che poi nel giro di pochi decenni, ovviamente da una produzione artigianale partita negli Stati Uniti e che ha avuto tanto successo negli Stati Uniti, si è passati a un prodotto prettamente tecnico che ad oggi noi vediamo ben rappresentato, per esempio, dalla produzione Lampolet. Lampolet è un nostro partner produttivo che produce meccanismi di qualità per divani letto, e intorno a questo tipo di meccanismi abbiamo costruito nel tempo la nostra gamma. Vediamo ora come valutare ed eventualmente anche acquistare un divano letto. Allora, partiamo dalle tipologie. Il primo ragionamento da fare è pensare alla propria esigenza in termini di funzione ed uso quotidiano, ovvero se penso alla funzione del divano letto seduta o alla funzione dormita, devo chiedermi se userò questo divano letto tutti i giorni come divano, se lo userò tutti i giorni come letto, e in base alle risposte andare a determinare il tipo di prodotto che fa per me. Diciamo che ovviamente questa domanda si lega strettamente al comfort che mi aspetto, nel senso che se un qualcosa lo uso saltuariamente, cioè se ci dormo una volta ogni 2 mesi per una notte, per 2 notti, il comfort quando dormo non dovrà necessariamente essere eccellente. Quando invece ci dormo tutte le notti è determinante non solo per il comfort del momento, ma anche per la salute, per la qualità di vita, fare il giusto investimento. Un'altra considerazione è quella legata all'uso privato ed all'uso di terzi, nel senso che spesso il divano letto viene acquistato da ambienti per l'ospitalità, meramente hotel, bed and breakfast, o anche per arredare case in affitto e case vacanza. Queste due considerazioni, uso privato o uso da parte di terzi, e anche unitamente all'uso più o meno frequente, si lega innegabilmente a stretto filo con l'orizzonte di spesa. Detto brutalmente, con un prodotto alto di gamma, e per alto di gamma non mi riferisco necessariamente al design, ma parlo dei valori, della qualità costruttiva, si avrà un comfort eccellente sia nell'uso divano che nell'uso letto. Con prodotti più economici a volte bisogna scendere un pochino a compromessi. Il divano letto d'alta gamma è sostanzialmente indistinguibile da un divano quando mi ci siedo e indistinguibile da un letto invece quando ci dormo. Ora vediamo nello specifico le tipologie di meccanismi ed entriamo un pochino tra virgolette nel tecnico, anche con qualche esempio. Allora vi condivido lo schermo, mi dovreste vedere lo stesso in basso a sinistra, e allora partiamo dal cosiddetto divano letto classico, quello più comune, più frequente ad oggi, che è quello, diciamo, trasformabile a 3 pieghe. Sostanzialmente nell'aspetto è un divano normale con i suoi braccioli, e poi tirandolo semplicemente con una maniglietta che vediamo qua, cioè tiro verso di me il meccanismo, e in modo molto semplice ecco che ho l'apertura completa. Lo stesso meccanismo molto semplice ce l'ho poi in chiusura. Questo è un tipo di meccanismo, qui lo vediamo su un divano letto con chaise longue, ma è sostanzialmente lo stesso meccanismo, che si vede in qualunque tipologia di divano letto, sia da quelli entry level che da quelli di fascia alta altissima. Adesso non è l'obiettivo di questo video parlare di prezzi, anche perché poi i prezzi cambiano nel tempo. Ad oggi, aprile 2021, diciamo che un divano letto
fruibile, godibile negli anni, può costare dai 1.000 ai 2.500 euro, parlando di un tessuto base, non parliamo di pelle, non parliamo di accessori o caratteristiche particolari. Poi giustamente, con molto rispetto, ci sono poi di tutti i prezzi, anche notevolmente sotto i 1.000 euro. Giustamente poi, come si dice in ogni settore, si ha quello che si paga, e quindi sostanzialmente, essendo divano letto un prodotto piuttosto tecnico, al di sotto di una certa soglia di prezzo, certi aspetti di performance quando ci si siede e quando si dorme, e di affidabilità, giustamente ne vanno a risentire. Comunque la tipologia del divano letto a 3 pieghe è la più frequente in assoluto, e che assume declinazioni estremamente diverse anche di aspetto, a seconda dei braccioli, a seconda dello schienale, presenza piedini, cose di questo tipo. Una tipologia, diciamo, comunque con una sua storicità, che a livello di meccanismo è uguale a quella a 3 pieghe, ma che ha un uso completamente diverso, è il divano letto con apertura trasversale. Sostanzialmente, anziché dormire con la testa verso il muro, comunque l'asse di dormita perpendicolare alla seduta, ecco che la dormita è parallela, se così si può chiamare, perdonatemi, è parallela alla seduta. Questo cosa permette? Permette ovviamente di avere un ingombro minore quando il letto è aperto, ed è fondamentale in quelle situazioni in cui si ha poco spazio di fronte al divano, scusate. In questo caso vediamo 180 centimetri. Magari ho una stanza per gli ospiti, un soggiorno stretto tra la parete TV e il divano, non ho spazio sufficiente per aprire completamente il letto, o aprendo completamente il letto non ci sarebbe lo spazio per passare, ed ecco che questo tipo di meccanismo, definito, alcuni lo chiamano trasversale, in realtà tecnicamente è più parallelo, però diciamo forse trasversale rispetto alla tipologia più comune che abbiamo visto, ed ecco che questo tipo di meccanismo viene in soccorso, nel senso buono del termine. Una caratteristica di questi divani letto trasversali è che sono necessariamente molto larghi, perché giustamente deve starci una persona che ci dorme parallelamente al verso di seduta, e in questo senso sono positivi anche per l'uso di tutti i giorni. Io personalmente ho proprio questo modello nel mio studio, perché su una larghezza magari di 2,30, 2,40 riesco a avere, giustamente vengono progettati anche con braccioli piuttosto compatti, riesco ad avere un buon spazio di seduta anche per tutta la famiglia. Un'altra tipologia è il cosiddetto pronto letto. Allora, il pronto letto va un po' spiegato, perché tipicamente il pronto letto viene associato al prodotto economico. Sul pronto letto, a differenza del divano letto trasformabile, io quando mi siedo sul materasso piegato. Questo fa sì che a livello di produzione comunque il prodotto sia a parità, anche a qualità elevata, sia un po' più semplice da produrre, cioè anche terra c'è meno materiale, e quindi giustamente anche un pronto letto alto di gamma riesce ad avere un'accessibilità di prezzo maggiore, cioè riusciamo a farlo costare meno. In termini di comfort, è giusto dire, è giusto dire che il pronto letto non è che lo si fa solo per farlo costare meno. Il pronto letto ha delle caratteristiche particolari, è in teoria un po' più veloce da aprire e chiudere, soprattutto occupa meno spazio, perché magari riesco ad avere un matrimoniale all'italiana da 160 di materasso con 165 di larghezza, cosa impossibile con un meccanismo tradizionale che ha degli spazi interstiziali tra il meccanismo e i braccioli. Aggiungo poi i braccioli, e quindi magari per avere un matrimoniale all'italiana devo avere 210 di larghezza, 220 di larghezza, non 165 come per un pronto letto. Quindi i pronto letto sono molto usati, per esempio nelle camere studio, nelle case in affitto, nelle case vacanza. È una formula molto valida in queste situazioni. Va detto che i divani letto, per essere comodi, nella funzione letto, giustamente il materasso deve avere una certa portanza e sostenere.
visto che quando mi siedo sul materasso piegato, ecco che da seduti i prontoletto sono un filo meno comodi del divano letto trasformabile. Sul divano letto trasformabile ho al di sopra del materasso piegato dei cuscini pensati normalmente in poliuretano, pensati appositamente per il comfort, e questo rende il prontoletto un filo meno comodo rispetto al divano letto trasformabile. Un'altra tipologia, un po' di nicchia ma che ha la sua utilità, è il divano letto a castello. Vediamo qui ci sono queste tipologie di meccanismi che mi permettono di ottenere due letti singoli nello spazio di un divano letto. La logica del fatto che si tratti di modelli piuttosto larghi rimane, come esattamente i divani letto trasversali rimane, ma giustamente otteniamo due letti singoli anziché il letto trasversale matrimoniale. L'applicazione è la medesima, nel senso che quando ho poco spazio in larghezza, cioè o meglio in profondità della stanza, non ho spazio per aprire un letto che si apre frontalmente, ecco che questa tipologia di meccanismo viene in soccorso, magari quando è una cameretta o per la tipologia di ospiti che mi aspetto di avere, o magari anche per strutture di accoglienza, magari è il divano letto che viene inserito nella camera matrimoniale e quindi tipicamente viene pensato per i bambini. Questo tipo di soluzione, peraltro basata su meccanismi molto, molto performanti e necessariamente estremamente sicuri, è quello che viene in soccorso e soddisfa le esigenze. Un'ultima menzione la dobbiamo fare per il letto trasformabile. Il letto trasformabile non è, qui alterno tra le due immagini, il letto aperto e il contenitore posteriore chiuso con il divano frontale, non è tecnicamente un divano letto, è appunto un letto trasformabile. Anche a livello di categoria merceologica va in un altro reparto, però va a soddisfare sostanzialmente la stessa esigenza, ovvero di un oggetto, di un arredo che svolge entrambe le funzioni. Quali sono i pro e contro della via del divano letto e della via del letto trasformabile? Allora, innanzitutto il letto trasformabile va confrontato necessariamente con divani letto d'alta gamma, perché il letto trasformabile, scusate che devo andare dall'altra parte, offrendo una rete ortopedica Dogge, poi ne parleremo più estensivamente nel resto del video, e un materasso H20, è innegabilmente adatto all'uso quotidiano come letto. Allo stesso modo anche un divano letto d'alta gamma con la rete ortopedica e magari il materasso a molle indipendenti da 18 è adattissimo all'uso quotidiano. E quindi dove stanno le differenze? Non sono differenze di costo, perché un letto trasformabile col suo divano abbattibile e un divano letto d'alta gamma hanno sostanzialmente lo stesso orizzonte di spesa. Ci sono differenze di ingombri, perché innegabilmente il letto trasformabile con la sua struttura posteriore ha una profondità maggiore. Per esempio questo che vediamo nella foto è profondo 122, mentre invece un divano letto anche quando è profondo 100, 105, massimo 110, però diciamo la maggior parte è 100-105, e quindi devo avere lo spazio per contenere questa struttura quando è chiusa, 120 circa di profondità. E questo può essere un limite del letto trasformabile. Il letto trasformabile rappresenta anche tutto sommato un vincolo estetico con il suo sviluppo verticale in altezza, mi dà meno libertà di decorare la parete che sta dietro. Giustamente il letto trasformabile mi dà il fattore positivo di poter lasciare il letto fatto durante il giorno, non completamente, magari non ci lascio il piumone, ma per esempio il lenzuolo sotto, il lenzuolo sopra, una copertina ci stanno quando lo vado a chiudere nel contenitore posteriore, mentre invece un divano letto, anche d'alta gamma, anche con meccanismi top come l'Ampolet che citavamo prima, ecco che sono costretto a non lasciare dentro la biancheria. Giustamente i produttori di meccanismi dicono di non lasciare alcun tipo di biancheria all'interno, nel letto, nel meccanismo piegato. Diciamo che il lenzuolo sotto, se ce lo lascio non succede niente e non creo danni. Se iniziassi a lasciare il lenzuolo sotto e il lenzuolo sopra una copertina, certo riesco ancora a chiudere il meccanismo, ma alla lunga andrei a rovinarlo e diciamo ovviamente la cosa non va bene, soprattutto perché un meccanismo alto di gamma è fatto per durare decenni anche con l'uso quotidiano. Torniamo proseguiamo nella nostra chiacchierata
E parliamo dell'ergonomia. Giustamente parlavamo prima di comfort da seduti e comfort da sdraiati quando si dorme. Il comfort da seduti si lega inegabilmente alla qualità delle imbottiture, e quindi diciamo l'imbottitura del divano letto è tipicamente più compatta in altezza rispetto a quella di un divano, perché al di sotto ci deve essere lo spazio per contenere il meccanismo, e quindi è fondamentale l'estrema cura nella progettazione e realizzazione delle imbottiture a quote differenziate. Tipicamente i divani letto, anche quelli molto comodi, sono un po' più durini nella seduta rispetto a divani che non abbiano all'interno il letto. Vediamo qualche esempio concreto, anche in questo caso qualche immagine, e almeno con l'immagine è tutto più chiaro. Allora, qui vediamo un meccanismo Lampolet con la rete elettrosaldata. Diciamo, la rete elettrosaldata è appunto questa griglia fissata perimetralmente con delle molle che fa sì che il piano di dormita sul quale si appoggia il materasso sia elastico, ma il piano è effettivamente stabile, nel senso che non flette, cioè non ha flessioni differenziate a seconda del punto. Questo tipo di rete, come filosofia costruttiva, lo trovo in tutte le tipologie di divani letto, dal basso livello al medio all'alto livello. Poi nel caso di Lampolet è espresso con una qualità costruttiva d'eccellenza, un'affidabilità estrema, direi eterno come prodotto, però trovo la rete elettrosaldata un pochino su tutti gli orizzonti di spesa. Quando possiamo però passare su alcuni modelli alla rete ortopedica Doge. La rete ortopedica Doge, esattamente come su un letto, ci dà una flessione differenziata a seconda della zona, cioè busto, bacino, piedi, spalle e così via, e a seconda della piazza, cioè diciamo partner 1, partner 2, marito o moglie che siano, e questo innegabilmente contribuisce al comfort complessivo. Intravediamo in questa immagine un dettaglio molto importante, che sono le cinghie. Allora, i divani letto, quasi tutti, hanno delle cinghie elastiche nella parte inferiore del piano di dormita. Diciamo che quando ci dormo è la zona dove si appoggiano i piedi. Questo fa sì che diciamo i piedi tutto sommato non hanno neanche bisogno del sostegno di cui ha bisogno il busto, e queste cinghie sono importanti per far sì che quando il letto è chiuso, vediamo se lo intravediamo in questa immagine qua, qui vediamo che intravediamo le cinghie nella parte che quando il letto è chiuso diventa la seduta, e quindi queste cinghie sono fondamentali per far sì che il divano letto sia sì un po' più portante e un po' più durino rispetto a un divano che non abbia dentro il meccanismo, ma che sia comunque confortevole. In particolare parliamo poi dei materassi. Parlando di materassi, ovviamente il materasso è una componente fondamentale del comfort quando si dorme. C'è la variabile altezza. Si parte dai materassi H7-8 cm per quei divani che prevedono l'inserimento del letto come optional e per un uso saltuario, per arrivare agli 11-12 della maggior parte dei divani letto in produzione, per arrivare fino ai 18, anche 20 cm. Diciamo che l'altezza del materasso è un aspetto importante, ma non è l'unico. Parlando terra-terra, fosse per casa mia, io preferirei un materasso H12 d'alta gamma con una rete ortopedica con un meccanismo di qualità, che non un materasso H18 di basso livello. Cioè quindi l'altezza va tenuta presente, ma non è l'unico criterio. In termini di tipologie di materassi ci sono un pochino tutte le tipologie, diciamo sui prodotti qualificati trovate l'espanso, trovate il lattice, trovate le molle indipendenti, trovate il memory. Sui prodotti più economici magari c'è giusto la proposta dell'espanso, esattamente come per i letti matrimoniali, per i letti standard. Giustamente poi ognuno ha il suo gusto e non è l'obiettivo di questo video entrare nella tematica materasso. Giustamente un materasso di marca, di qualità, o meglio ancora, come fa Lampolet, un materasso che è stato progettato specificatamente per quel tal meccanismo,
dà la garanzia di comfort e di affidabilità nel lungo termine. Parliamo un pochino della costruzione dei divani letto. Qui vado molto rapido perché è giusto un dettaglio tecnico. I divani letto hanno una struttura completamente in metallo, lo si intravede qui nella parte laterale dell'immagine, e tipicamente non tutti, non i prontoletto per esempio, hanno un sistema di costruzione a baionetta dove lo schienale viene innestato sulla struttura del meccanismo e così i braccioli. Questo è utile perché il divano letto è particolarmente, a volte è particolarmente voluminoso, ma soprattutto è particolarmente pesante ed è fondamentale per la movimentazione, cioè per portare in casa il divano letto. Quindi vedete come il divano letto non solo viaggia smontato, a volte viaggia smontato, a volte si può smontare, ma poi anche per la movimentazione successiva posso godere di questa funzionalità. Questa caratteristica dei bracciali a baionetta permette in termini stilistici su alcuni modelli di renderli molto differenziati, cioè lo stesso modello lo posso personalizzare con svariate tipologie di bracciolo che variano per forma e per larghezza, e quindi ci sono dei veri e propri programmi dove da un certo tipo di meccanismo vado a trasformare l'estetica e la larghezza complessiva, la presenza come si suol dire, in base al tipo di bracciolo che vado a mettere. Vediamo poi un excursus sulle funzionalità aggiuntive. Ci sono i modelli con il portacuscini. Il portacuscini per carità è comodo, il portaguanciale lo vedete in questa immagine, in alcuni modelli anche di ottimo livello non è presente, a volte serve pure per irrigidire un po' la presenza del guanciale all'interno dello schienale, per irrigidire un po' lo schienale che altrimenti si percepirebbe come cavo. Normalmente non sono grandissimi questi vani e quindi magari non ci stanno guanciali di dimensione standard, o meglio quelli più voluminosi non ci stanno e bisogna andare su guanciali un po' più slim. Abbiamo poi mi sposto così faccio partire il player. Abbiamo poi un esempio particolare di un accessorio interessante che è il cosiddetto Easy Move. Qui vediamo una collega che aziona una leva che alza il divano letto su ruote e questo permette quindi di spostarlo avanti e indietro. Giustamente questo tipo di meccanismo è comodo per una situazione di pulizia in casa, perché il divano letto, come dicevamo, è pesante, non è applicabile alle composizioni angolari o lineari con chaise longue e quindi solo sui divani lineari. Vediamo infine la penisola contenitore, che giustamente è anche questo un accessorio che si può avere su alcune chaise longue. Tipicamente chi prende il divano letto dice vabbè, ma io ho poco spazio e quindi per sfruttare questo spazio faccio la chaise longue con contenitore, così ci metto meramente anche la biancheria o i guanciali o il copriletto, il piumone che userò per la notte, e questo è un accessorio. Devo dire la verità, e in modo molto rispettoso per tutti gli orizzonti, per i clienti che hanno determinati orizzonti di spesa, è una funzionalità che si trova soprattutto sul prodotto entry level, sul prodotto più economico. Il prodotto di qualità elevata o di design raramente lo propone. Noi per esempio abbiamo giusto qualche modello che propone questa funzionalità, mentre invece la maggior parte non la propongono. Vabbè, questo è un dettaglio. Innegabilmente quando c'è è una funzionalità utile. Ok, abbiamo concluso il nostro excursus generale. Sono già off limits con il tempo, c'è il contatore che mi mette tensione che siamo andati già oltre i 20 minuti. Volutamente in questa chiacchierata non parleremo di rivestimenti, vi do giusto un accenno. Allora, il tema dei rivestimenti, in un video precedente con il buon Longoni di Dani Leder abbiamo parlato di pelli. Faremo altri video magari sui tessuti antimacchia, sulle similpelli, sui tessuti e così via. Cosa dire sui divani letto? Tipicamente il divano letto, che quasi sempre è completamente sfoderabile, almeno nel nostro caso è completamente sfoderabile, viene associato alle esigenze di praticità.
Quindi le similpelli, la pelle naturale, ovviamente con una spesa più importante, e i tessuti antimacchia sono quelli più utilizzati. Giustamente, come dicevamo prima, nelle casistiche di camera studio, camera per ragazzi, appartamento in affitto, appartamento casa vacanza, la componente pratica è fondamentale, e quindi per quanto si possono realizzare divani letto con tessuti molto ricercati, con fibre naturali, preziose e così via, molto spesso la scelta viene orientata dalla praticità. Ma ne parleremo di più in video in futuro. Ora abbiamo finito, vi ringrazio per essere arrivati fin qui con questo 7° episodio degli Interior Design Talks. Se avete qualche domanda, qualche suggerimento per video futuri, scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, cliccate su iscriviti, sulla campanella e venite a trovarci su diotti.com. Grazie, alla prossima, ciao!